Il corso sulla fotografia come comunicazione ha cercato di prendere in esame l'immagine fotografica, cercando di far vedere quelli che sono gli elementi basilari, sostanziali del vedere fotografico e dell'immagine fotografica. Prendendo spunto dal libro di John Starkowski, L'occhio del fotografo, abbiamo enucleato quelli che sono, a nostro avviso, gli elementi fondanti di ogni fotografia, quegli elementi che fanno parte del vedere fotografico e anche dell'atto del fotografare e del leggere e capire una fotografia, cioè la cosa in sé, il particolare, l'inquadratura, il tempo, il punto di vista e, io ho aggiunto, la luce. Cosa sono? La cosa in sé è quella che descrive l'oggetto fotografato, cioè il contenuto dell'immagine, ciò che noi scegliamo di fotografare, che ha una sua fondamentale importanza di comunicazione, di espressione, ma naturalmente non è portatore dell'intero significato dell'immagine. Ci sono altri elementi che fanno parte del vedere fotografico, che sono quegli elementi che costruiscono il senso, e sicuramente uno dei principali è il particolare e l'inquadratura, che sono legati insieme e che sono parte di ogni fotografia, cioè ogni volta che noi facciamo una fotografia noi inquadriamo, tagliamo una fetta di spazio, cioè scegliamo un particolare di un spazio o di un tutto che è complesso e vasto e inquadriamo, creiamo una cornice intorno a questo particolare che diventa il nostro contenuto significativo. La fotografia dà senso a quello che sceglie anche in relazione a quello che lascia fuori. La cornice, l'inquadratura ogni volta sceglie qualcosa da contenere all'interno, ma sceglie anche quello da tralasciare, da non mettere in evidenza. Ora, questo particolare processo di creazione dell'immagine di inquadratura fa parte di ogni fotografia ed è il processo di creare significato nel mondo che noi inquadriamo, dandogli un ordine, creando delle relazioni tra gli elementi scelti, per cui, diciamo, dandogli una valenza, un senso, un significato. L'altro elemento fondamentale che è presente in ogni immagine è il tempo. Il tempo, perché ogni volta che si scatta una fotografia si sceglie, si rende eterno, si immortala, come si usa dire anche nel linguaggio comune, un attimo del presente. Si sceglie un tempo e questo tempo, all'interno del fluire del tempo, rimarrà poi nell'immagine. Naturalmente ci sono delle immagini in cui questo momento, questo tempo, parlo per esempio del momento decisivo di Cartier-Bresson, è importante, altri in cui meno importante, ma comunque l'elemento tempo è un elemento fondante, fondamentale di ogni immagine fotografica. L'altro elemento è il punto di vista, cioè dove la macchina fotografica viene messa, dove il fotografo guarda la realtà, dove sceglie di guardarla e di farcela per cui vedere, di comunicarci quella visione. Il punto di vista, anche questo è un atto normale del fare fotografie. Ogni volta che scattiamo noi scegliamo un punto di vista particolare, che può essere quello normale, diciamo a nostra altezza, ma può essere anche diverso, può essere dall'alto, dal basso, di fianco, laterale, sono una miriade di diversità di punti di vista, ognuno crea un suo senso, una sua lettura del dato reale della cosa in sé. Per cui anche il punto di vista fa parte del linguaggio e delle scelte del fotografo. L'altro elemento fondamentale è la luce. La luce, fotografia, è un'immagine creata dalla luce, per cui la luce crea, disegna la realtà e la luce
è un elemento sempre diverso, non esiste una luce uniforme, sempre uguale. La luce cambia, si trasforma in diverse ore del giorno, naturale, artificiale, e ogni luce ha una descrizione particolare della realtà, ci fa vedere alcune cose, mette in evidenza alcuni particolari, per cui la scelta della luce, la sensibilità alla luce, il vedere la luce diventa un altro degli elementi, degli strumenti del vedere fotografico e perciò della fotografia finale. Ecco, questi elementi, questi diversi specifici elementi del fare fotografico diventano gli elementi del vedere fotografico e diventano anche gli elementi che in ogni fotografia costruiscono il discorso visivo che il fotografo deve cercare di mettere in piedi per comunicare la sua idea, per comunicare le informazioni che vuol comunicare, la sua emozione, il suo discorso sul mondo che è a monte del fare fotografie e della scelta fotografica. È importante nel fare fotografie cercare di costruire dei progetti visivi, dei progetti fotografici che abbiano una loro coerenza interna, che non siano solo limitati a una bella fotografia, ma che abbiano un percorso di più immagini, visivo sostanzialmente, capace di raccontare o una realtà o le idee del fotografo o diciamo quello che il fotografo ha visto o ci vuol far vedere di una data realtà. Questa creazione di un progetto fotografico è un percorso, credo molto importante di ogni persona che fa fotografie, proprio perché può far crescere il fare fotografie dalla semplice bella foto a un'articolazione del discorso visivo e della comunicazione visiva. Il progetto fotografico, come io l'ho un po' consigliato come processo di articolazione, lo vedo in un momento iniziale di strutturazione di un'idea, poi nella sua produzione, cioè nel fare fotografie, in un momento di selezione delle immagini fatte e di organizzazione del lavoro e poi nella progettazione di un esito finale pubblico, che può essere una mostra o un libro. Come prima cosa è importante cercare di individuare il soggetto, di capire quelle che possono essere, che può essere il soggetto adatto a un discorso fotografico, pensando anche che non tutto è possibile comunicare e raccontare con le immagini. Perché io intendo un progetto fotografico, un progetto che si regge principalmente sulle immagini e che non ha bisogno di un testo, o almeno non ha bisogno, diciamo, sostanziale di un testo, per cui le immagini devono avere una loro autonomia di comunicazione e di discorso. Naturalmente lo devono avere nel loro insieme, no? Anche nel loro insieme e nella capacità per le immagini di collegarsi tra di loro e di accrescere o specificare all'interno delle sequenze il significato e l'idea del progetto. Nell'ideare il progetto fotografico dobbiamo iniziare cercando di capire le nostre motivazioni, la scelta del perché andiamo in quella direzione, quali sono gli spunti teorici, visivi, riferimenti letterari, riferimenti storici, ideologici, politici, tutto quello che diciamo sono le motivazioni sostanziali e anche i valori che vogliamo dare a questo lavoro. Da qui si passa all'elaborazione della struttura di lavoro e alla scelta tecnica. La scelta tecnica, che è una scelta che va fatta in genere a priori, che vuol dire che tipo di macchine fotografiche uso, che tipo pellicola, digitale, formati, bianco e nero, colore, che tipo di luce andrò a cercare, cioè il frame, la cornice tecnica su cui mi muoverò per scattare le mie immagini. A questo punto c'è da iniziare a concretizzare
il progetto, concretizzare le nostre idee andando a ricercare le immagini, facendo sopralluoghi, andando in giro, cercando tutte quelle immagini che possono essere significative all'interno del nostro percorso. E capire quelle che funzionano e quelle che non funzionano, quelle che accrescono il significato e quelle che non accrescono, tenendo sempre presente quelle che sono le idee base su cui noi ci siamo mossi. Naturalmente il processo pratico di fare fotografie non è un processo solo, diciamo, di esecuzione, ma diventa anche un processo creativo in cui le immagini che scattiamo, le fotografie che scattiamo ci possono dare nuove sollecitazioni, nuove associazioni, indicare nuove strade, per cui possono trasformare il progetto nel suo cammino. Ma diciamo, è importante tenere in mente quali sono le motivazioni iniziali. Alla fine, via via che le immagini sono state scattate, è necessario iniziare a montarle, a vederle insieme, a creare delle sequenze, a imbastire delle serie, dei racconti, degli accostamenti e via via vedere quelle immagini che funzionano meglio, che stanno bene insieme, che accrescono i significati, che non si ripetono, ma che aggiungono significato e piano piano, diciamo, nel processo costruire il nostro progetto, la nostra sequenza, la nostra serie di immagini. A questo punto, una volta che questo lavoro è stato fatto, c'è il discorso di come presentarlo, che possono essere tanti, e ora questo poi è anche tutto un altro campo più specifico, può essere una mostra, un catalogo, un libro, una presentazione internet, e anche lì utilizzare il materiale, costruire delle sequenze, dei racconti, degli itinerari in cui la nostra idea può venire fuori, essere comunicata e essere capita da chi guarderà, da chi vedrà le immagini.